questo, io credo che l'hip hop sia così popolare, e credo che mi abbia perché rappresenta la vita a 360 gradi e ognuno di noi può trovare la propria sfaccettatura, quella in cui ci si ritrova, può immergersi, innamorarsi e perdersi. C'è chi si perde nella danza, c'è chi si perde nella musica, c'è chi si perde nella scrittura e chi colorando il mondo come se lo immagina nella propria testa. Carmen Sorbara World, siamo qua di nuovo in compagnia con un altro dei miei amici. Questa volta vi voglio introdurre Giuseppe Pipitone in arte UNET. Benvenuto. Grazie dell'invito Carmen, grazie dell'invito, sono felicissimo di essere qua con te. Bene, benissimo, benissimo. Allora Giuseppe, io sai benissimo che io ti conosco ovviamente, poi parleremo anche delle varie collaborazioni, eccetera. Però la mia domanda è sempre questa all'inizio di ogni intervista. Se tu dovessi dire chi sei, ma non da biografia, ma chi vorresti che le persone conoscessero attraverso sì. le mie parole? Beh, assolutamente. Come vorresti che ti conoscessero? Io, guarda, mi definisco sempre fondamentalmente un appassionato di pop, non di più, un appassionato che però ha trasformato di pop, assolutamente. Perché ovviamente ti dico questa, la specifico perché alcune persone non seguono il nostro movimento e quindi... Sì, allora riformulo, un appassionato di cultura hip hop sin dall'età adolescenziale e che però ha trasformato questa passione non in un lavoro, ma in un percorso di ricerca che ha segnato la mia vita e per cui l'hip hop ha condizionato la mia vita. Dopo 30 anni in giro a fare ricerche, interviste e ad approfondire diversi aspetti di questa cultura, posso dire che, sì, quei dischi nell'87, 88, 89 mi hanno cambiato la vita. All'epoca non lo potevamo sapere, abbiamo vissuto una serie di cose per l'amore, la passione per il fuoco che sentivamo dentro. Dopo un tot di anni uno può tornare indietro e cercare di razionalizzare e capire, insomma, il percorso che ha fatto. E analizziamolo un pochino questo percorso, perché secondo me è molto importante capire da dove vieni, cioè tu in realtà da dove vieni, da che parti dell'Italia vieni e poi andiamo avanti con tutto il resto. Sì. Io sono nato periferia sud di Milano nel 72, per cui adesso siamo nel 2024, ho 52 anni. E sono cresciuto come tanti anche pionieri della scena hip hop italiana, facendo la mia adolescenza negli anni 80. Diciamo che sono cresciuto in un mondo in cui l'hip hop è arrivato poco alla volta. E quei piccoli semi che venivano gettati, poi abbiamo visto che anche nel nostro paese, in modalità diverse, sono fioriti nella danza, nel rap, nel DJing e nel graffiti art. E io appunto nell'88 conoscevo già, adesso dirò una cosa veramente pessima, ho conosciuto la cultura hip hop, ma in realtà ho conosciuto i primi video rap attraverso DJ Television. Ricordo ancora quando Gerry Scotti presentò Walk This Way dei Run DMC. E dico questa cosa perché non avendo fratelli maggiori, avendo dei genitori con dei gusti musicali davvero pessimi, ecco, ho iniziato a scoprire questa cultura attraverso quello che arrivava però dai canali mainstream. Ma questo è secondo me un percorso normale, un po' quando a me chiedono cosa ti ha colpito quando eri un po' più piccina e io rispondo che era The Fresh Prince. Assolutamente. Perché The Fresh Prince era quello che c'era sui nostri canali nazionali, aveva delle personalità importanti all'interno e ovviamente mi ha influenzata, però io lo dico, ai tempi avrei detto lo ammetto, capito? Adesso lo dico con molta tranquillità, molta serenità. No, ma infatti anch'io lo dico con tranquillità, anche perché mi sono reso conto che poi grazie a dei compagni di scuola, perché è sempre così, no? Non avendo la fortuna di avere dei fratelli maggiori che mi potessero dare delle anteprime, far vedere delle cose che altrimenti avrei dovuto scoprire come ho fatto da solo, grazie a degli amici che hanno iniziato a duplicarmi quelle cassette da 90 minuti con i migliori gruppi della scena dell'epoca. Poco alla volta ho iniziato ad appassionarmi di rap, non direi ancora di hip hop perché l'hip hop l'ho conosciuto davvero dopo. Ho iniziato ad appassionarmi di rap, però soltanto quando 1 anno e mezzo, 2 anni dopo mi regalarono i Takes a Nation of Million to Hold Us Back, il secondo
disco dei Public Enemy, ecco, solo lì posso dire che veramente... Hai captato la differenza. Ho capito la matrice anche militante che portavano, e per farti proprio una storia lunga in 2 parole, Chuck D nel pezzo che rifà un po' il titolo la beffa al titolo dei Beastie Boys, che era Fight for Your Right to Party, loro cantavano Party for Your Right to Fight, e in quella canzone racconta come Edgar Hoover, capo dell'FBI per un cinquantennio, che io all'epoca non sapevo chi fosse, avesse incastrato, senza poi dire bene chi fossero, Malcolm, che era Malcolm X, Martin, che era Martin Luther King, Huey e Bobby, che erano Huey Newton e Bobby Seale, fondatori delle Pantere. Ecco, 10 anni dopo io mi lavoravo con una tesi sui piani di controspionaggio che Hoover aveva orchestrato per distruggere il dissenso americano negli anni 60 e 70, ma nello specifico il movimento di liberazione nero e le Pantere Nere. E da lì parto per un viaggio molto senza avere solo dei parenti a New York, ma senza avere alcun tipo di contatto, conoscenza, e sono partito per andare a fare una storia orale sulle Pantere Nere. L'unico link che avevo è che in Italia già frequentavo tutto il giro dei centri sociali ed ero parte della campagna internazionale per la liberazione di Mumia. Questo mi permise di essere accolto dalla Mumia New York Coalition, che era fondamentalmente un'organizzazione che accoglieva al suo interno diversi militanti che però venivano da altre formazioni a New York, anche con orientamento politico diverso. Da lì mi sono avvicinato al rap un po' più radicale e da lì è nata tutta... Ma io infatti ti volevo fare una domanda, nel senso, il tuo primo disco, perché voglio fare un po' una differenziazione, certo. Qual è stato il tuo primo disco rap e qual è stato il tuo primo disco hip hop? Perché tu hai detto mi sono avvicinato tramite DJ Television, eccetera, eccetera. No, sì. Però avrai comprato per errore qualcosa all'inizio pensando... Sai, per me è successo. Io ho iniziato perché ho messo tutto nel calderone, certo, non avendo... assolutamente. Poi io a un certo punto sono andato lì e ho iniziato, e all'epoca ti ho detto questa differenza avrei imparato a farla dopo, conoscendo anche gli altri elementi della cultura hip hop. All'epoca io non sapevo che quello che stava arrivando... E col senno di poi? Nel senso, il primo disco rap è il primo che hai riconosciuto come rap? Il primo disco che ho conosciuto come rap, io ti posso dire che secondo me sono stati i Run DMC, perché in quel momento che poi poi è stato un primo approccio molto importante. Sì, allora. che però era anche un approccio abbastanza facile, perché essendo, adesso lo definiremo un pezzo crossover, con quei riff di chitarra rock degli Aerosmith, e rifacendo un pezzo già conosciuto degli Aerosmith. Così come i Beastie Boys all'inizio con quelle No Sleep Till Brooklyn, Fight for Your Right, erano condizionati da questi riff rock che erano, come dire, il trademark di Rick Rubin. Spogliava le canzoni, c'era la batteria elettronica, questi riff rock, degli scratch violenti e un rap molto aggressivo, che fossero i Run DMC, che fossero i Beastie Boys o l'L Cool J. Quello era il brand delle produzioni musicali di Rubin e della Def Jam della metà degli anni '80. Poi in realtà posso dirti che ho comprato, quando ho visto anche lì in vacanza a Scalea in un video jukebox in Calabria, lo so, misi Push It delle Salt and Pepper. Allora lì iniziai a capire che c'era anche qualcosa in più, perché loro avevano, nonostante loro ballassero sul palco, avevano anche una coreografia che poi anni dopo avrei scoperto, e avrei lavorato su un locale facendo una storia orale sul Latin Quarter di New York, che è il locale dove si è passati dal b-boying all'hip hop freestyle, con Buddha Stretch, Scoob Lover. A New York? Sì, assolutamente. Ecco, forse con Big Daddy Kane e con le Salt and Pepper, guardando i video soprattutto, perché è stato l'elemento visuale che mi ha aiutato a capire qual era l'estetica. Ok? Sì. Perché prima c'erano solo le copertine dei dischi, che ovviamente scandagliavo e cercavo di imitare tutto. Non avevo quella... Ecco, all'inizio magari vedendo Eric B. and Rakim, Big Daddy Kane, io non ero proprio in quei catenoni d'oro che andavano, i Dookie Chains che andavano di moda negli anni '80. Però quando poi sono arrivati i Public Enemy con le mimetiche, con i cappucci, con le cose, e lì mi sono immerso al 100%. Forse troppo, nel senso che, come ti dicevo, poi l'ho presa proprio forse troppo seriamente, non lo so. Però è stato un bel percorso e sono felice di quel percorso. Ecco, dopo quindi se adesso rivedendoti dopo tanti anni sei contento di aver fatto il percorso che hai fatto
Assolutamente. Non cancelleresti niente, non salteresti niente in linea di massima. No, in linea di massima no, magari ovviamente le cose naturali. certo avrei voluto saper cogliere alcune occasioni prima o meglio, però quello Quello fa parte del percorso di maturità. Assolutamente, però diciamo che gli snodi fondamentali della mia vita, il percorso che ho fatto, sì, mi piace molto e ne sono pienamente soddisfatto, anche se, come ti dicevo prima, non l'ho trasformato nel lavoro della mia vita, Sì. perché mi occupo di altro, ma è ciò che mi caratterizza. Se non ci fosse questa parte di me, se quando finisco di lavorare non mettessi gli abiti di UNET e rimanessi Giuseppe, non è che non sarei felice, ma probabilmente mi mancherebbe una parte che invece adesso mi dà tantissimo. E mi ha dato non solo come soddisfazioni, ma proprio come percorso di conoscenza, Sì. perché cercando di non mediare, no, le storie che conosciamo tutti, né linguisticamente né culturalmente, ho scelto di fare le interviste, di fare il percorso orale, di usare il metodo della storia orale. E questo, ecco, devo dire che mi ha permesso di crescere tantissimo, perché ti fa conoscere angoli di New York o dell'America o di Londra che normalmente non percorreresti mai, no? Sì. Nella tua vita. Ti fa conoscere persone, ti fa conoscere esperienze e tutto ciò che gira intorno a loro, che secondo me arricchiscono tantissimo e fanno anche capire tanto dell'arte che questi artisti poi mettono fuori col loro corpo, con i loro disegni, con il loro rap, con la loro musica. Ecco, questo mi ha reso, mi rende felice e mi stimola a continuare questo percorso, anche se adesso ovviamente più grande, con un lavoro, non ho più il tempo e le possibilità che avevo nel passato di stare via mesi e mesi alla ricerca dell'intervista o comunque cercando di vivere quella cultura, anche se in anni diversi, no, da quelli che Certo. raccontavo, cercando di vivere quella cultura a New York prima e poi l'avevo fatto anche negli anni 90 a Londra, però quello che avevo fatto negli anni 90 a Londra era più per imparare l'inglese, erano più esperienze che arrivavano dall'università. E poi però mi sono ritrovato 30 anni dopo a rincorrere degli artisti di cui avevo comprato i dischi o che avevo visto in concerto, magari Sì. anche non conoscendoli, scoprendoli entrando in un club ad ascoltarmi un concerto rap. E così è stato Il per flash è molti. stato... Ok, e se io ti dovessi chiedere ad esempio il nome UNET, da dove arriva? Perché me lo sono chiesto, perché ti spiego, quando di solito vedo i libri di chi appartiene a quello che è la cultura hip hop o a chi arriva dal nostro ambiente, vedo sempre il nome e cognome, no? Che sto usando anch'io ultimamente. Tu invece metti solo UNET. Sì, perché infatti quell'acronimo, che è un acronimo, non viene, diciamo, dall'ambiente hip hop, viene proprio da tutta quella, diciamo, prima parte del mio percorso, Sì. che era un po' più politico, no? E io sono riuscito a entrare in contatto con una serie di artisti, diciamo, con l'ala più conscious, un po' più radicale a New York, perché erano quelli che venivano ai fundraiser, erano quelli che venivano alle proteste, erano quelli che facevano i concerti gratis a sostegno di determinate organizzazioni o di determinate cause. Sì. Ecco, e sono entrato in contatto con loro. Il mio tentativo all'inizio era, ed ecco perché è venuto fuori il primo libro Bigger Than Hip Hop, era la coscienza di vedere l'hip hop come la cultura più pervasiva tra i giovani, no? E di poter usare le liriche, i video, i testi, i libri hip hop, piuttosto che i documentari o i film, come un passepartout per andare e colpire i potenziali lettori o chi fosse interessato a questa cultura, passare dall'hip hop per parlare anche di altro, di quello che era la storia della comunità nera in America, così come ho cercato di fare poi quando l'ho fatto questo tipo di lavoro anche sull'Inghilterra. Per cui per rispondere alla tua domanda, UNET è l'acronimo di Underground Network, nel senso che all'inizio avrei voluto e ho operato in quel senso, ma non come network, come individuo, ho operato tra organizzazioni politiche italiane e americane, portando gente avanti e indietro. Nell'underground. Sì, fondamentalmente erano prima con
militanti Sì. delle organizzazioni e poi con gli artisti. Ok. Ed è stato così che M1 nel 2003-2004 e poi è uscito nel 2006 il mio primo libro è venuto in conchetta, ecco perché Boots Riley poi quando nel 2007 è uscito il libro è venuto per la prima volta 2 settimane in Italia e abbiamo fatto 4 date insieme, ha cantato con gli Assalti a Roma, ha cantato con Dre Love a Firenze, ha cantato con Lord Bean a Milano, facendo jam ovunque andassimo a presentare il libro. Ecco, loro e prima di loro quei militanti che avevo portato in Italia a parlare, nella mia testa, molto anch'io, no? Super militante, mi vedevo come questo personaggio che riusciva a unire la radicalità italiana a quella americana. Poi in realtà il mio lavoro si è spostato molto più sulla parte culturale, pur mantenendo tutta, diciamo, pur trattando tematiche sociali e storiche, e però l'acronimo è rimasto soprattutto perché io non volevo far Esporti sapere come col tuo nome e cognome. Sì, però questa cosa è venuta a accadere dopo la prima presentazione perché non aveva istituzionalmente senso. ti dovevano chiamare col tuo nome di battesimo. Sì. Però mi chiedo, no? Quando è scaturita questa cosa? Quando c'è stato il passaggio tra te, fan, tra te, come dire, seguace della cultura hip hop e poi il te accademico, nel senso ci sarà stata una causa scatenante che ti ha detto provo a creare un libro? Sì. Allora, sono state due. Allora, la prima è stata che, ti dico una cosa velocemente, nelle Pantere Nere tra il 68 e il 69 vendevano il libro rosso di Mao come fundraising per tirare su soldi per i loro programmi sociali. Nel 99 mi trovavo fuori dal New York Poets Café a New York e questo giovane nero, lì non lo conoscevo ancora, l'avevo visto sul palco, però io facevo finta di niente, mi ha approcciato e dicendomi se volevo sostenere il suo gruppo e comprare la cassetta. E mi ricordo che gli diedi 10 pound e vendevano questa cassetta rossa e si chiamava La piccola del Little Red Tape e gli ho detto perché l'hai chiamata del Little Red Tape? Sperando che mi rispondesse così e così ha fatto. E sentendo quella cassetta, tanti anni dopo il Public Enemy, no? Poi c'è stato il gangsta, c'è stato un rap un po' più commerciale, con Dead Prez ho risentito diciamo quel tipo di musica e quel tipo di tematica che era tanto che non sentivo più per l'hip hop. E allora in un certo momento è stata quasi un'epifania, ho detto il rap mi ha portato alla storia, alla politica e adesso la politica mi sta riportando alla musica con i Dead Prez. E poi subito dopo, forse un anno o due dopo, leggendo un libro che è dei Pop Generation che consiglio a tutti di Bakari Kitwana, nonostante ormai era uscito nel 2002, abbia tanti anni ma è ancora validissimo per i ragionamenti che porta avanti, ecco quel libro mi ha permesso di collegare la generazione del movimento per i diritti civili e Black Power alla generazione dell'hip hop e capire come quei ragazzi erano fondamentalmente quelli che avrebbero dovuto godere dei vantaggi di quelle lotte precedenti che invece per una serie di ragioni si trovavano ancora ai margini della società e che grazie a questa cultura provavano a resistere, a sopravvivere, alcuni di loro poi anche a farne una carriera, ma quando hanno iniziato nessuno proprio si immaginava che quella cosa potesse portare all'industria da milioni di dollari. Nemmeno noi da piccoli noi immaginavamo. ma noi molto dopo non lo immaginavamo, figuriamoci loro negli anni 70 che non avevano neanche la mentalità di pensare ad andare oltre qualche isolato perché il loro mondo si rivolgeva in quei pochi isolati. Infatti quando poi l'hip hop ha iniziato a conquistare Manhattan e da Manhattan hanno iniziato a uscire le prime collaborazioni, i primi artisti e dopo è scoppiato come fenomeno mondiale, abbiamo visto che alcuni di questi hanno fatto quel passaggio da ragazzi che cantavano nelle jam ad artisti che hanno inciso dei dischi. Poi anche pochi diciamo di quei gruppi sono rimasti negli anni '80, c'è stato quel passaggio verso la Golden Age e tutta una generazione
che anche lì io credo di essermi innamorato del rap in quegli anni perché hanno allargato le tematiche a 360 gradi, si parlava di tutto e in quegli anni c'erano i Two Live Crew con tutto quello che potevano comportare, Sì. ma c'erano i Public Enemy, c'era Rakim, ma c'erano gli Arrested Development, c'era KRS-One. C'erano varie sfaccettature della vita in pratica. È questo, io credo che l'hip hop sia così popolare e credo che mi abbia perché rappresenta la vita a 360 gradi e ognuno di noi può trovare la propria sfaccettatura, quella in cui ci si ritrova, può immergersi, innamorarsi e perdersi. C'è chi si perde nella danza, c'è chi si perde nella musica, c'è chi si perde nella scrittura e chi colorando il mondo come se lo immagina nella propria testa. Sì, ma infatti sai cosa? Quando mi dicono, però a volte è troppo violento, io dico, guarda che è solo una rappresentazione di quella che è la realtà, quello che vediamo fuori, quello che succede nella vita. Quindi non bisogna prendersela con gli artisti se narrano semplicemente ciò che sta succedendo. Prendetevela con chi sta là fuori e crea questo tipo di situazioni. Io concordo al 100%, nel senso che è facile prendersela con espressioni culturali, espressioni musicali, Bravo. ma tutti gli artisti nascono e crescono all'interno di una società, è quella società che li forma ed è quella società che in qualche modo viene rappresentata nel bene o nel male, perché non tutti poi... È una narrazione della società Assolutamente, che stanno... infatti qui si confonde la causa con il problema. Perché così è più facile. È un trick, è ciò che succede al mondo d'oggi. No, ma l'hanno imparato in America e lo stanno replicando replicando anche qui in Europa. Adesso qua a Londra si vedono situazioni sempre più analoghe a ciò che abbiamo già visto succedere negli Stati Uniti. E tu invece la tua storia londinese, quando sei arrivato qua? In che anno? No, allora, ci sono stati vari momenti. La prima volta. La prima volta era l'86. Perché, infatti... poi spiegherò il perché ti sto facendo questa domanda, però la prima volta è stata nell'86 ed è stata una cosa molto spontanea, molto... Sì, un ragazzino che viene a Londra, un ragazzino che viene dalla periferia di Milano, che viene a Londra, si vede un mondo e un'umanità talmente variegata e non me l'aspettavo, non sapevo, comunque sì. Era l'88, non era così semplice. Poi credo che sì, ero stato un paio d'anni prima a Cambridge ed ero venuto a Londra in gita la domenica, no? Però quella era la prima volta e i miei genitori, non so come si fossero fatti fregare, mi avevano firmato un documento che io, siccome dalla scuola a casa, dove avevo la casa, dovevo prendere la metropolitana, mi dovevano firmare questa cosa che potevo muovermi con i mezzi da solo, ma io questo l'ho sfruttato, diciamo, al massimo delle sue potenzialità, sì. Non andando a fare attività con il gruppo con cui ero. Scolastico? Sì, e andando in giro con amici conosciuti lì. Infatti la prima volta mi sono trovato a Covent Garden con un amico del liceo, che era qua con i genitori e tutto, e per la prima volta lì io ho visto i ballerini. Questo amico poi mi disse che a Milano, al Muretto, sotto la galleria, c'era la stessa cosa, ma io probabilmente li avevo intravisti, ma non erano parte del mio immaginario, nonostante avessi già ascoltato... Quindi il tuo primo approccio con i ballerini è stato qui a Londra? Assolutamente sì. Ti ricordi come sì, primo? Sì, io mi sono fermato qua, ero sulle scale dell'Opera House e vedevo tutti questi turisti che si avvicinavano a questi ragazzi che ballavano. E ballavano su una musica per me stranissima, facevano delle mosse, che sembravano dei robot che avessero preso un cortocircuito, e per me è stato un flash allucinante. Mi hanno detto che in Italia c'erano cose simili, ok? Ma io non le conoscevo. Ma chi te l'aveva detto? Questo ragazzo questo Fritz, questo grande amico che avevo, che è sempre stato il primo a fare tutto, hai capito, nella nostra... Per cui anche lì, uscire con lui, e in 2 minuti, anche un bel ragazzo anche lui, in 2 minuti, infatti quando ci stavamo muovendo per andare, che lui mi stava portando da Groove Records, che era considerato qui a Londra il negozio di dischi per eccellenza, di cui io non sapevo, ripeto, nulla, se non qualche chiacchiera a scuola. Ci fermarono 2 ragazze e ci iniziarono prima ci fermarono con la scusa che il ballerino che si stava per esibire era un popper incredibile, era Daniel Francis. Okay. E che per me non sapevo cos'era il popping, non sapevo chi era Daniel Francis, per cui avrebbero potuto dirmi qualsiasi cosa che sarebbe stata la stessa. Però ci siamo fermati e queste ragazze hanno iniziato a raccontarci in realtà che quel luogo
era uno dei luoghi più importanti di aggregazione, di incontro per i b-boy, non solo che vedevo ballare, ma per i writer, MC, DJ e tutto quanto. E fu un flash. Poi una di queste ragazze mi spiegò un sacco di cose, mi fece conoscere diversi aspetti della cultura hip hop londinese, però all'epoca non erano 2 settimane, erano 3 settimane, erano le 3 settimane di vacanza che passarono abbastanza velocemente, nonostante cercassi di passare quasi tutto il tempo con lei, ma proprio Sì. perché, a parte il piacere della compagnia, ma proprio perché mi stava aprendo un mondo che per me era assolutamente sconosciuto. Poi ci sono state altre fasi di Londra, sono venuto a vivere un anno sempre per imparare l'inglese nel 94, un momento particolare perché era nato da qualche altro tutta la scena dei rave, della jungle, della drum and bass, anche se io rimanevo legato al rap e a dei gruppi in particolare, a delle sonorità che erano così diverse da quelle che sentivo in altri paesi. Sì. E niente, poi andando avanti, se vuoi, arrivo al momento in cui ho scelto anche di lavorare sulla cultura hip hop inglese, su come si è sviluppata. Sì, infatti sarebbe stata la mia prossima curiosità, perché secondo me è molto importante capire anche perché molte persone mi parlano magari di New York, me compresa, no? Abbiamo questa esperienza statunitense, abbiamo avuto altri ospiti anche in precedenza che ci hanno parlato di questa. La tua invece è stata UK. E quindi per me, quando ho letto le tue prime cose, ho detto: ma come mai lui invece di spostarsi verso gli Stati Uniti ha deciso di spostarsi a Londra? Poi successivamente mi hai spiegato, però vorrei capire perché ti sei fermato proprio a Londra e perché ti sei interessato così tanto a quella che è Londra come città e UK come realtà. Allora, lì è stato un momento particolare. Nel 2009 un caro amico che si chiama Prit Kalsi, credo che tu lo conosca, conosco. anche, che stava portando avanti questa competizione tra beatmaker che si chiamava King of the Beats. Sì. Quel giorno, come host dell'evento, c'era Sparky Ski, un produttore leggendario della prima scena, con DJ Pogo e DJ Devastate dei Demon Boys, anche loro dei DJ molto conosciuti e produttori anche di vari pezzi, sia per i Demon Boys che per Pogo per Money Love e altri artisti. Però diciamo il protagonista era Mikey D e Lei Posse, Mikey D Main Source. Io lo volevo intervistare, la sera prima avevamo cenato e ci eravamo accordati di vederci prima dell'inizio dell'evento per questa intervista, perché stavo facendo il mio libro sugli Stati Uniti, Louder Than a Bomb, e sulla rivoluzione del rap negli anni '80, e c'era un capitolo sulle battle internazionali. E lui aveva vinto il New Music Seminar nel 1989. Poi, per una serie di ragioni, Melle Mel gli rubò la cintura e scappò. Ok, e fecero una battle che lui vinse, ma nonostante questo Melle Mel se ne andò con la cintura. Siccome era una storia abbastanza particolare e all'interno di questa scena delle battle, Per te ha fatto colore. volevo chiedergli questa cosa. E mentre eravamo lì, da dietro ho sentito una voce che era quella di MC Mello. Dopo avrei scoperto che era MC Mello, uno dei MC fondamentali di quella scena degli anni '80, e che mi disse: ero lì con una coalizione di Covent Garden, eravamo anche lì perché poi sempre nello stesso anno nella DJ Competition vinse Cutmaster Swift, e Cutmaster Swift era di fianco a lui. Okay. Allora in quel momento, quando c'era Mikey D che rappresentava l'America sul palco e MC Mello sotto il palco, allora mi sono sempre detto: cavolo, sono 20 anni che studio la cultura hip hop, come si è evoluta, quali sono stati i passaggi fondamentali negli Stati Uniti, e provo a raccontarlo agli italiani, ma non mi sono mai chiesto queste cose, che impatto avessero avuto sugli artisti in Italia, non solo sugli artisti, però era più facile su quelli che poi avrebbero intrapreso una carriera o comunque una passione nelle arti, negli elementi dell'hip hop. E da lì è nata l'idea, prima di un progetto che si chiamava Flip the Script, che voleva essere proprio volgere lo sguardo su 5 capitali europee, di cui Londra era una. Poi però in questo percorso una filmmaker romana che si chiama Lidia Ravviso mi propose di fare un documentario, e questo documentario che abbiamo realizzato e si chiamava Unstoppable, l'abbiamo fatto vedere nel 2016 alla House of Vance, di fronte fondamentalmente a tutta la vecchia scuola londinese, ricevendo grandi complimenti. Il problema era che
era così pieno di materiale d'archivio, sia audio che video, che non siamo mai riusciti a pagare i diritti, per cui non è mai potuto uscire ufficialmente. Da lì, non volendo, io ero coinvolto nella scrittura della sceneggiatura e nel fare le interviste. Da lì, non volendo perdere quel lavoro, ho provato, ho fatto un'application per una fellowship, la NAS Fellowship, una fellowship che NAS ha pagato dal 2013 al 2023 presso l'Hip Hop Archive di Londra, e l'ho vinta. Avevo bisogno di quel tempo perché, non essendoci nulla scritto su quel periodo e quella storia, solo la storia orale, mettendo insieme soltanto le interviste di questi artisti, di questi personaggi, in cui ho incluso anche accademici, storici, giornalisti, non bastavano per dare un quadro completo, e avevo bisogno di tempo per studiare, per capire e per poter scrivere. Ecco, quell'anno, che per la prima volta in vita mia avevo un ufficio ed ero pagato per studiare e scrivere, che non mi sembrava vero, ma infatti c'era una data di inizio e una data di fine. Quell'anno mi ha dato, diciamo, la possibilità di approfondire a livello storico, politico e sociale molto di più la realtà anglosassone, e nello specifico però quella londinese. Da lì è arrivato il libro che ci ha portato alla nostra prima collaborazione ufficiale. Io lo vedo per la prima volta fisicamente. Adesso sto vedendo il mio nome lì sotto nel retrocopertina. Ma c'è anche qua. No, sì, poi me lo guarderò per bene, però grazie. Ma figurati, però per me questa, non vedevo l'ora di dartelo. Sì, io ho tradotto questo libro dalla lingua italiana alla lingua inglese. Io, per scelte mie personali, non dico facilmente di sì per quanto riguarda le traduzioni, però a questo ci tenevo veramente tanto, un po' perché ho sempre stimato tutto il tuo percorso, mi è sempre piaciuto tutto quello che hai fatto, l'impegno che ci hai messo e la perseveranza, nonostante la vita da adulti che tutti abbiamo, e anche perché vivo a Londra. E quindi per me Original London Style, questo è il titolo del libro, è un passo secondo me fondamentale dal punto di vista del bridge, del ponte, perché è la prima traduzione in lingua della casa editrice. Sì, assolutamente, anche questa è una X. cosa importante da sottolineare, che questo libro... Sono tutti in italiano, il resto dei libri. Tutto il catalogo di Agenzia X è in italiano. Agenzia X, parlando con me, ovviamente Marco Filopat, che è il fondatore, è anche un caro amico, comunque parlando insieme ha capito che il mio stupore nel non vedere quel decennio così importante dal punto di vista storico e culturale approfondito, e che non ci fosse nessun libro pubblicato su quel periodo, e insieme abbiamo deciso di fare questo tentativo, di pubblicarlo, di fare la prima pubblicazione internazionale. Ma ti annuncio che appunto io già me l'ho immaginato Agenzia X International, abbiamo idea di farlo anche con altri testi, sempre andando a cogliere delle sottoculture o dei passaggi storici che non sono ancora stati analizzati. E ti posso dire che la risposta che sto avendo anche dagli stessi artisti è entusiastica, perché anche loro si rendono conto che il tempo sta passando, sì, e questa storia sta venendo dimenticata, e se non la raccontano loro, la racconterà qualcuno dovrà pur raccontarla. E io allora ho deciso di provare a trovare un compromesso, di essere io quello che rompeva le scatole ad ognuno per fargliela raccontare. Hai fatto benissimo, anche perché qui c'è scritto proprio hip hop, sound systems and black British culture, quindi è un po'... si parte dal tuo percorso personale per poi arrivare a una serie di interviste che, quando le ho tradotte, devo essere sincera, alcune sono veramente così interessanti e danno uno spunto letteralmente diverso, nonostante io abbia girato tanto, adesso vivo a Londra, però ci sono degli aneddoti, delle cose che secondo me è importante non perdere, ed è importante che vengano tramandate, perché se questa storia non viene scritta viene persa automaticamente, perché se non si ha un contatto poi con te diretto, con chi c'è stato, qual è il contatto, qual è il punto d'incontro? Svanisce. E secondo me è importante iniziare a testimoniare, a portare quelle che sono le esperienze, anche le proprie personali, perché facendo parte di un movimento
almeno c'è qualcosa che viene tramandato, come in tutte le altre culture. Le altre culture sono così prolifiche, così attive, non vedo perché non lo debbano essere anche le personalità all'interno del nostro movimento. Quindi se quando ho iniziato a seguirti tanti anni fa, ho visto anche l'evoluzione del tuo percorso, sei entrato in accademia, hai portato a dei livelli veramente alti, non solo in Italia, quindi sono fiera, proud proprio di questa rappresentazione, perché è molto difficile al giorno d'oggi vedere qualcuno che arriva da un rapporto con la strada alla fine, arrivare a dei punti così in alto, e sono veramente fiera di avere te come rappresentante di questa cosa, perché poi ci porta a quello che è un po' una sorta di rivincita, perché quando eravamo piccoli noi, tu lo sai, sì, si è cominciati tramite il mainstream, però poi tutto quello che c'era dietro era fortemente, come si dice, un po' opposto a tutto ciò che invece veniva manifestato dalle masse, dalla TV, eccetera, eccetera. Adesso arrivare in accademia, secondo me, è la soddisfazione più grande, proprio per una sorta di rivincita non solo personale, ma come collettivo, come community, che è stata denigrata per così tanti anni, trattata male, sai, perché magari si veniva dalla strada, però adesso stai nei punti che in realtà ai tempi ci prendevano un po' in giro. Io non ti nego che quando feci l'application per la NAS Fellowship lo feci perché sapevo, diciamo, ero stato già invitato a parlare all'Hip Hop Archive di Harvard in un paio di occasioni precedenti. E sempre la stessa professoressa era la prima che, quando è uscito Bigger Than Hip Hop, avevo conosciuto e mi invitò a Stanford, per cui la prima volta che nel 2006 andai in America fu proprio in una delle università principali. Ma quando arrivò la mail che mi disse che avevo vinto, perché io ho fatto la domanda, ma non ci avrei scommesso 100 lire. Adesso ma poi, per Harvard? Sì, non avrei mai scommesso. Quando è arrivata la risposta che mi avevano accettato, io ho fatto fatica a crederci, ma soprattutto ho dovuto spiegarlo a mia moglie e a mio figlio. E quando eri lì invece poi, quando sei arrivato lì? Quando ero lì è stato qualcosa di meraviglioso, perché ho capito come questa cultura da noi sia limitata ancora anche solo agli appassionati, sì. E mentre in altri paesi, in America è quello dove è più avanti, sì, e anche a livello accademico è più sviluppato, però anche in altri paesi sono in una situazione che rispetto alla nostra è decisamente più avanti. Per cui quando veramente sono andato lì e ho capito il fatto di avere un ufficio da solo, il fatto di avere tutto a disposizione, e che tra l'altro non mi si chiedesse di produrre nulla, loro solo mi davano gli strumenti per portare avanti il progetto che io di cui avevo parlato, è stato incredibile. Poi lì ovviamente ogni giorno c'era la visita di qualche personaggio, alcuni erano invitati, altri passavano per caso, per cui mi sono trovato davanti dei personaggi che mai mi sarei aspettato di incontrare in vita mia. E come ti hanno accolto? Guarda, io ti direi... è stata una cosa per loro normale? Per te era un'esperienza fuori dal comune? Che fino all'anno scorso che un londinese, James McNally, che adesso è un PhD, insegna all'Università Bristol, ma negli anni 90 scriveva per Hip Hop Connection, che era la principale rivista hip hop qua, fino a quel momento ero l'unico europeo, l'unico bianco ad aver vinto questa cosa qua. Adesso non lo posso più dire perché siamo europeo. Però sei stato il primo. Assolutamente, 5 anni prima, anche volendo, no scherzo, sì. Però non è una questione di... Però quello che intendevo dire è che prima di tutto mi accoglievano quasi tutti con un sorriso che all'inizio era di stupore, okay, ma poi invece era di apprezzamento, soprattutto perché quando arrivavano a trovarli, la direttrice dell'Hip Hop Archive gli faceva vedere la mia storia orale sul Latin Quarter fatta con Paradise the Architect degli X-Clan, e per tutti questi artisti, anche se non l'avevano vissuto nella loro vita, sapevano che era stato un momento fondamentale per la storia e l'evoluzione dell'hip hop, per cui quando vedevano questo libro con le foto di Paradise e con le mie storie orali impazzivano. E da lì, infatti, quello che è tornato anche indietro a chiedermi una copia in più era un jazzista, Terrence Martins, che mai mi sarei aspettato, e invece è venuto a cercarmi dopo la sua conferenza per chiedermi se gli potevo dare un'altra copia del libro, che voleva regalarlo. E io cosa gli dicevo? Di no. Poi è passata Rhapsody, sono passati un sacco di artisti incredibili,
Era l'anno di Colin Kaepernick che aveva fatto, Sì. e per cui era venuto a parlare anche lui, avevo conosciuto anche lui, che tra l'altro a cui avevo dedicato la copertina di Stand for What, il libro che parlava dell'attivismo negli anni di Obama, per cui di tutto Black Lives Matter, Sì, della brutalità della tutto il polizia, movimento del eccetera. tempo. Assolutamente. Sì. Una cosa, c'è stata la presentazione ieri qui a Londra. Sì. Com'è andata? È andata bene, loro erano felicissimi, abbiamo fondato, c'erano che mi hanno affiancato in maniera ufficiale, c'erano Rodney P, appunto, che è qua sulla Sono copertina, tutti sulla del copertina. London Posse, e DJ Devastate dei Demon Boys, che ieri sera hanno ufficialmente fondato i Demon Posse. Ah, ok, è diffuso. Per cui le prossime presentazioni ci saranno anche delle performance con un DJ come Devastate e un MC come Rodney P. Però la cosa interessante è che c'erano anche altri artisti dell'epoca, in particolare ti dirò è venuta Mystery MC, che è la prima MC, la prima female MC in UK, che è anche bianca e cantava nei Family Quest, che è un gruppo, si chiamano Family Quest MC, che è un gruppo rap, ma loro, i tre MC, erano dei toaster e prima facevano parte di una crew, Sì. di un sound system reggae che si chiamava Jafrica. Hanno sentito il rap, hanno sentito i primi pezzi rap e dicevano ma questo è come il reggae, solo che è americanizzato. E sono stati i primi. Electro Rock sono i primi che sono stati gli unici inglesi sul palco come rap insieme a Dizzy Heights, e anche nel primo concerto grosso che c'è stato in Inghilterra, sempre, che lo ricordano tutti, Fresh 86, dove sono arrivati una scarica di artisti dagli Stati Uniti, tutti quelli che aveva pubblicato sull'etichetta Street Sound con la compilation Electro, che è quella che ha portato, diciamo, l'hip hop anche nelle province, nei paesi più piccoli. Erano delle compilation che raccoglievano i principali successi electro e rap dell'epoca e costavano pochissimo rispetto ai prezzi Sì. degli altri dischi. Ecco, Morgan Khan, il fondatore della Street Sound, fece questo Street Fest Fresh Fest nell'86, e anche lì i Family Quest erano gli unici l'unico gruppo rap inglese. Da lì a poco c'è tutto, anche lì come nell'America, c'è tutta un'altra scena per Sì. cui nascono le Cookie Crew, i Demon Là Boys, Mello. sì, è tutta una conseguenza. Dalla prima scena Sì. che ispira, insegna e fa, poi c'è quella che Tutto prende movimento. coscienza e trasforma quel rap in uno stile originale del luogo, in questo caso Original London Style, eccolo certo. qua. Vi suggerisco di reperirlo, esiste anche in italiano perché è la prima Assolutamente. edizione in italiano. È uscito nella prima Questa edizione. adesso per i miei amici che vedranno i sottotitoli in inglese, è disponibile anche per voi. Giuseppe, ti ringrazio per essere passato. Io avrei voluto farti altre domande, ma secondo me siamo a un ottimissimo punto. Ti ringrazio tanto. Io parlo tanto. No, per va cui benissimo magari- così. Però Sono ringrazio proprio te. felice che tu sia venuto qua e che la stai presentando a Londra e che questa intervista si stia svolgendo a Londra. Ecco, Ok? questo infatti fa tantissimo piacere anche a me. Oltre ad essere qua come tuo ospite, mi fa piacere essere qua a presentarlo nel tuo programma, nel tuo show, insieme a te che hai contribuito in maniera fondamentale a questo Sì, libro. ma perché- infatti non c'era un'idea di show quando io ho iniziato a lavorare, sono sincera, a questo libro. Poi ho fatto i miei incontri, mi hanno proposto di fare uno show e ho detto Giuseppe, ma perché non lo presentiamo anche nel mio show? Però non c'era niente di costruito. No, assolutamente. Le cose belle sono quelle spontanee. Infatti. Ti E questa ringrazio è nata tanto così. Giuseppe. Grazie a te, è Grazie stato un mille. piacere. Peace.